Buongiorno cari amici e ben trovati dalla vostra Vera. Un saluto a tutti, a chi si è già iscritto, a chi vorrà iscriversi al mio canale e attivare la campanella per non perdere neanche uno dei miei tutorial. Bene, oggi volevo dirvi una cosa prima di iniziare il nostro tutorial. Da ora in poi metterò dei sottotitoli ai miei video che però possono essere disattivati. Fatevi spiegare come fare sia dal cellulare che dal PC. Li metto per due motivi. Innanzitutto per agevolare magari i non udenti e in secondo luogo anche perché diverse persone di altre nazionalità cominciano a vedere i miei tutorial, quindi mi chiedono la traduzione. Bene, oggi vi presento questo stupendo punto, guardate com'è bello. È molto lavorato, ma ha una particolarità: sono soltanto diritti e rovesci e quindi è semplicissimo da realizzare. L'unica cosa è che magari dovrete fare attenzione al ferro dove siete arrivati. Ecco, io vi do un consiglio: questo punto consta di 12 giri, vi ripeto, sono solo diritti e rovesci. Nella mia trascrizione potrete vedere tutti i punti scritti, quindi vi consiglio di segnarveli su un taccuino e tutte le volte che lavorate di segnare il ferro a cui siete giunti, di modo che quando poi ritornate a riprendere in mano la lavorazione saprete da che ferro cominciare. Se riuscite finiteli tutti e 12, così è sempre il numero 1 quello da riprendere, altrimenti ve lo segnate. Guardate che bello, rimane anche abbastanza elastico, quindi va bene se è usato per cappellini, se è usato per sciarpe, se è usato per stole, se è usato per maglie. Il rovescio si presenta in maniera completamente diversa, quindi non è reversibile e forma questa sorta di colonne che sembra che siano al centro unite da questi punti. Guardate, è stupendo, io l'ho realizzato per voi in due colori di modo da farvi comprendere bene come rimane bene con qualsiasi colore ed è molto 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 bello. Bene, iniziamo subito con il tutorial. Ecco, io ho già montato sul ferro i miei punti. Il nostro punto è un multiplo di 8, quindi 8 più 8 più 8 più 8 fino alla misura desiderata. Dovrete poi aggiungere i 4 punti di equilibrio e i nostri 2 punti soliti di vivagno. I punti di equilibrio sono delle maglie in più che si devono aggiungere per far venire il disegno, quindi sono assolutamente necessari per alcuni punti e questo è uno di quei punti di cui vi parlo. Allora, infatti qui ne abbiamo montate 1 e 2 per il vivagno, 1, 2, 3 e 4 che sono i punti di equilibrio e poi ho messo 16 punti, 2 moduli da 8. Iniziamo con il nostro primo ferro. Punto di bordo, dopodiché la sequenza è la seguente: 4 rovesci e 4 diritti. Aspettate che qui, ecco qua. Allora, 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4 e 4 diritti, sono i nostri 8 punti del disegno. 2, 3 e 4 e di nuovo 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4 e 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. I 4 punti che ci avanzano sono quelli di equilibrio che in questo primo ferro troviamo al fondo e li lavoro a rovescio. 1, 2, 3 e 4 e il nostro punto di vivagno. Ecco, questo era il primo giro, semplicissimo, ma sono tutti molto semplici. Nel secondo ferro iniziamo realizzando i nostri 4 punti di equilibrio dopo il punto di vivagno, che sono un diritto, 2 rovesci e un diritto. Quindi un diritto, 2 rovesci e un diritto. E adesso iniziamo la ripetizione degli 8 punti. Dovremo fare in questa maniera: 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2 e
e un diritto, e di nuovo 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2 e un diritto, e rimane il nostro punto di bordo che eseguirò al diritto. Questo era il nostro secondo ferro. Il terzo ferro è identico al primo. Molti ferri sono uguali, quindi è ancora più semplice. E lo faremo quindi in questo modo: 4 rovesci e 4 diritti. 1, 2, 3 e 4 e 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo: 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4 e 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. Concludiamo con i nostri 4 punti di equilibrio, che li lavorerò al rovescio: 1, 2, 3 e 4. Punto di bordo. Andiamo al quarto ferro, che è identico al secondo, quindi punto di bordo, dopodiché eseguo i miei punti di equilibrio, in questo caso me li ritrovo all'inizio, quindi sono un diritto, 2 rovesci e un diritto, e procedo poi con la ripetizione: 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2 e un diritto, e nuovamente ripeto: 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2 e un diritto, e con questo abbiamo finito il quarto ferro. Vedete, già comincia a prendere forma il nostro punto, quindi vedete com'è semplice, non vi spaventate perché molti giri sono identici tra di loro e poi comunque ci sono soltanto punti al diritto e al rovescio. Procediamo con il quarto ferro, scusatemi, con il quinto ferro. Punto di bordo, la ripetizione per il quinto ferro è 4 rovesci e 4 diritti di nuovo, come il primo ferro, quindi 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4 diritti, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. Mi avanzano i miei 4 punti di equilibrio che eseguirò al rovescio e il mio punto di bordo, e abbiamo finito il quinto ferro. Iniziamo con il sesto ferro o sesto giro. I punti di equilibrio me li trovo all'inizio e quindi sono un diritto, 2 rovesci e un diritto. La ripetizione sarà 4 rovesci, scusatemi, 1, 2, 3 e 4, un diritto, 2 rovesci e un diritto, e di nuovo 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, un diritto, 2 rovesci e un diritto. Vedete come sono praticamente uguali tra di loro i giri, quindi niente di particolarmente complicato. Abbiamo finito il nostro sesto ferro, iniziamo con il settimo. Il settimo ferro, la ripetizione: 4 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo ripetiamo: 1, 2, 3 e 4 diritti e 4 rovesci. Mi ritrovo i miei 4 punti, alla fine saranno i punti di equilibrio che andranno lavorati al diritto: 1, 2, 3
punto di bordo. Abbiamo finito il nostro settimo ferro, iniziamo con il nostro ottavo ferro. Faccio immediatamente i miei 4 punti al rovescio, che sono i punti di equilibrio, in questo caso si presentano all'inizio, 3 e 4, e la ripetizione sarà la seguente: un diritto, 2 rovesci, un diritto e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, e nuovamente un diritto, 2 rovesci, un diritto e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, punto di bordo al diritto. Abbiamo finito il nostro ottavo ferro, guardate, vedete che sta venendo il disegno? Nono ferro, 4 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4 e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo 4 diritti, 1, 2, 3 e 4 e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Mi trovo i miei 4 punti di equilibrio alla fine e li eseguo al diritto, 1, 2, 3 e 4, punto di bordo. Questo era il nono ferro. Andiamo con il decimo ferro. Punti di equilibrio all'inizio sono 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. La ripetizione invece sarà la seguente: un diritto, 2 rovesci, 1 e 2, un diritto e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo un diritto, 2 rovesci, un diritto e 4 rovesci, e punto di vivagno alla fine. Eccoci qua, finito il nostro decimo giro, dobbiamo eseguire gli ultimi 2 ferri. Quindi andiamo con l'11°, punto di bordo, ripetizione, 4 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4 e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4, e nuovamente 4 diritti, 1, 2, 3 e 4 e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Chiudo con i miei 4 punti di equilibrio, che per questo giro li trovo al fondo, e sono 4 diritti. Bene, andiamo con il nostro 12° e ultimo ferro. Dopodiché si ricomincerà di nuovo dal ferro numero 1. Punti di equilibrio all'inizio, 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Ripetizione è un diritto, 2 rovesci, un diritto e 4 rovesci. E di nuovo un diritto, 2 rovesci, un diritto e 4 rovesci. E punto di bordo. Eccoci qua. I nostri 12 punti sono terminati, 12 giri, scusatemi. Finito il 12° giro, ricominciate dal ferro numero 1. Guardate com'è bello. Andando avanti si formerà questo spettacolo di punto. Volevo dirvi che se avete delle cose da chiedere potete scrivermi nei commenti. Non chiedetemi come si realizza con i ferri circolari, perché io non li uso i ferri circolari, uso soltanto i ferri lineari.
Bene, io vi saluto, vi do un abbraccio al nostro prossimo tutorial e ciao dalla vostra Vera. Ciao ciao!